Oggi vediamo come si creano i cerchi. Nella sezione curve in primitive abbiamo tutta una serie di forme 2D elementari. Ad esempio, cliccando su cerchio, andiamo, come si vede, ad ottenere un cerchio. Il cerchio di default viene posizionato al centro degli assi x, y. I parametri che regolano in entrata il cerchio, basta fermarsi sulla lettera corrispondente per capire a che cosa si riferisce. Sulla parte superiore vediamo plane, quindi il piano nel quale giace il cerchio, che di default è impostato nel piano XY. Questo qui invece è il raggio del cerchio. Quindi se io volessi variare ad esempio il cerchio, quindi volessi variare il suo raggio, mi basta fare un doppio clic in un'area vuota, scrivere numb per prendere il number slider, quindi diciamo ricordarsi più o meno come si chiamano i vari componenti, almeno i più importanti, può essere utile per risparmiare un po' di tempo. Facciamo un doppio clic sul number slider e nel valore max andiamo a impostare ad esempio 10 e clicchiamo con ok. Colleghiamo il number slider in questa posizione e come vedete possiamo allargare e restringere il raggio del cerchio. Con plane possiamo cambiare la posizione del cerchio. Ora possiamo, per modificare la posizione del cerchio, possiamo o inserire qua dentro uno strumento che mi fa variare la posizione diciamo un nuovo piano, quindi che potrebbe essere un piano verticale, oppure posso ad esempio andare a creare, come ho fatto nell'esempio precedente, posso creare un punto, quindi vado su construct point, inserisco qui il punto e collego il punto a questo elemento. Ora seleziono il number slider e con CTRL C, CTRL V lo vado a duplicare e lo collego in questo selettore. Nel momento in cui cambia la coordinata delle X legata al punto, il punto si porta dietro il cerchio, quindi ancora CTRL V, creo un'altra copia del cerchio, quindi se lo vado a collegare alla Y posso variare la posizione del punto che automaticamente si porta dietro il cerchio. Se volessi che il cerchio ha la possibilità anche di alzarsi, quindi ancora un CTRL V, creo ancora un altro, eh, un altro number slider, lo collego alla Z e vedete che il cerchio si eleva. Quindi in questo modo io ho ottenuto un cerchio che può variare la sua posizione e il suo raggio.